Ciao a tutti. Benvenuti su Mania delle serie turche. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto prima di continuare. Grazie di cuore per il vostro supporto. L'altro giorno, all'aeroporto di Istanbul, gli obiettivi hanno colto un momento che ha scosso l'ambiente dello spettacolo. Cemre Arda, di solito luminosa e composta, è apparsa visibilmente provata. Il suo viso era segnato da una tristezza che non riusciva a trattenere, e quelle lacrime, scese lente tra i corridoi del terminal nelle prime ore del mattino, hanno fatto il giro del web in un lampo. Era arrivata presto, con passo incerto, la testa china come per difendersi dal brusio della folla. Indossava un outfit semplice, comodo, il trucco ridotto all'essenziale, un'immagine ben lontana dall'eleganza scintillante con cui siamo abituati a vederla sul set o agli eventi. Le telecamere l'hanno catturata più volte mentre stringeva il telefono tra le mani, scrivendo messaggi di continuo, come se stesse cercando un appiglio in quelle parole sullo schermo. Non cercava contatti, manteneva una distanza cortese ma ferma da chi le passava accanto, e in quell'andatura silenziosa c'era tutta la fragilità di un momento che nessuno avrebbe voluto vedere. I fan, vedendola così, si sono subito preoccupati, chiedendosi che cosa stesse succedendo dietro quel velo di malinconia. L'attesa, però, non è durata a lungo. Poco dopo, Gökberk YLDRM è stato visto attraversare con decisione la zona arrivi. Non ha perso tempo, appena l'ha individuata, si è diretto verso di lei, rapido e discreto, come chi sa esattamente di cosa c'è bisogno quando una persona amata vacilla. Le immagini lo ritraggono mentre le parla con voce bassa e ferma, cercando di placare quella tempesta emotiva che le increspava gli occhi. Nel giro di pochi istanti, la sua presenza ha cambiato l'aria. Gökberk si è posto tra lei e i flash, assumendo un atteggiamento naturale ma dichiaratamente protettivo, un gesto istintivo che ha raccontato più di 1000 parole. Lei, a tratti, abbassava lo sguardo mentre gli rispondeva, asciugandosi le lacrime con il dorso della mano. Lui annuiva, rassicurante, invitandola a respirare, a prendersi un attimo per sé. Poi, senza fermarsi a rispondere alle domande dei giornalisti, sono saliti in auto e hanno lasciato il luogo con una rapidità che sapeva di necessità, quasi a suggerire che tutto il resto potesse attendere. Quel silenzio, pesante e rispettoso allo stesso tempo, ha innescato una scia infinita di domande. Nessuna spiegazione ufficiale, nemmeno una frase di circostanza. Così, come spesso accade quando la realtà non offre risposte, sono fiorite ipotesi di ogni tipo. C'è chi ha parlato di stanchezza accumulata, di un'agenda di lavoro serratissima che avrebbe logorato i nervi di Cemre negli ultimi mesi. C'è chi invece ha sussurrato di cambiamenti improvvisi nella sua sfera privata, qualcosa che l'avrebbe colpita nel profondo proprio mentre inseguiva nuove opportunità professionali. È risaputo che, di recente, Cemre Arda ha attraversato settimane di riprese senza respiro, tra set che si prolungavano fino a tardi e riunioni preparatorie per un progetto in arrivo. A chi le è vicino, avrebbe confessato il desiderio di fermarsi, anche solo per riprendere fiato e riconnettersi con una quotidianità troppo spesso sacrificata. L'immagine di Gökberk YLDRM al suo fianco, in quel frangente tanto vulnerabile, ha incendiato i social. Le foto scattate al volo sono state condivise ovunque, accompagnate da messaggi di sostegno e da parole di affetto. Questo è amore vero, scrive qualcuno. Conta chi resta quando crolli, ribatte un altro utente. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulla delicatezza dei gesti, su quell'inchino quasi impercettibile con cui lui si è avvicinato, sulle mani di lei che tremavano appena, sulla cura con cui hanno attraversato insieme la calca. Il pubblico sa bene quanto siano esposti, eppure in quelle immagini non c'era spettacolo, ma intimità, la semplice verità di un momento difficile affrontato in due. Mentre la rete si infiammava, la stampa cercava conferme, una dichiarazione, una breve nota, qualsiasi cosa capace di incasellare l'accaduto in una cornice rassicurante. Ma né Cemre né Gökberk hanno rilasciato commenti. Nessuna smentita, nessuna conferma. Un silenzio che sa di scelta ponderata, la volontà di proteggere ciò che conta quando le voci si fanno troppo rumorose. Così, tra un indiscreto sussurro e l'altro,
Ha preso forza la possibilità di una pausa dalle riprese, almeno per qualche giorno. Una tregua che, se confermata, sarebbe il segnale di una consapevolezza matura. Fermarsi non è arrendersi, ma prendersi cura di sé prima che il corpo e la mente chiedano il conto più salato. Chi era presente al terminal racconta dettagli che aggiungono colore a quelle scene. Cemre, seduta per qualche minuto su una panchina metallica, fissava lo schermo del telefono come se contenesse l'unica risposta possibile. A volte digitava rapida, altre cancellava ciò che aveva scritto, sospirando. Quando si è accorta delle lenti puntate su di lei, ha provato a coprirsi il viso con la sciarpa, non per negarsi, ma per ritagliarsi un istante di dignità in una mattina che scivolava dalle mani. Poi lo sguardo si è sciolto quando ha visto Gökberk, la tensione non è svanita del tutto, ma si è trasformata, è diventata meno tagliente. C'era fiducia, in quel dialogo a mezza voce, e c'era la sicurezza di chi sa che certe tempeste, affrontate a due, fanno meno rumore dentro. Qualcuno ha fatto notare una cosa semplice e vera: a nessuno è dovuto il crudo spettacolo della fragilità. Eppure il mondo dello spettacolo finisce spesso per mettere in vetrina anche ciò che dovrebbe restare nel respiro di una stanza chiusa. Nel caso di Cemre, i ritmi incessanti degli ultimi mesi sono un dato, progetti che si accavallano, un nuovo ruolo cucito su misura e prove serrate per dargli la giusta profondità, colloqui, letture, sessioni di preparazione fisica e mentale, e quella pressione sotterranea che a lungo andare consuma. A questi fattori si aggiungono i piccoli terremoti della vita personale, quelli che non si annunciano e non chiedono permesso. Sommate tutto e otterrete un momento come quello all'aeroporto, inaspettato, vero, impossibile da gestire con freddezza. Sul web, i sostenitori di Gökberk non hanno mancato di sottolineare il suo atteggiamento, calmo, attento, mai invadente. Un esempio di come si sta vicino a chi si ama, si legge tra i commenti. E non sono pochi quelli che, ricordando passate interviste, hanno richiamato la sua idea di riservatezza. Lui, che non ama i proclami, preferisce i fatti. E il fatto, quella mattina, è stato restare. Al riparo del suo giaccone scuro, ha fatto da argine tra la donna che ama e il chiasso indiscreto del mondo, invitando tutti, senza parole, a concedere respiro a ciò che non può essere spiegato davanti a un microfono. Gli addetti ai lavori, intanto, provano a decifrare gli effetti di questa parentesi emotiva sul futuro professionale di entrambi. Alcuni parlano di una breve ricalendarizzazione delle riprese, altri sostengono che la produzione sia pronta a coprire uno stop, se necessario, pur di garantire il benessere di Cemre. Il pubblico mostra, in larga parte, una sensibilità nuova, meno impaziente. Meglio una pausa adesso che un crollo dopo, scrive una fan che segue la coppia da anni. In parallelo, c'è chi azzarda letture più fosche, ma il silenzio dei diretti interessati ha il pregio di soffocare le esagerazioni, lasciando spazio alle uniche protagoniste che contino davvero, la realtà e la cura. A rivedere più volte il filmato di quella mattina, spiccano dettagli che raccontano molto. Le mani di Cemre stringono la tracolla come a sorreggersi, poi la allentano quando Gökberk le sussurra una frase che le fa fare un mezzo sorriso stanco. I due si scambiano uno sguardo che solo chi si conosce da tempo riesce a sostenere. C'è una promessa non detta, lì dentro, ci penso io, adesso. Tu respira. E in quel momento, per quanto breve, tutto il resto perde importanza. Non servono slogan, non servono grandi gesti plateali. Basta restare. È curioso come un luogo di passaggio come un aeroporto diventi talvolta il teatro delle verità più intime. Un giorno arrivi, un giorno parti. Nel mezzo, la vita si mostra in controluce, rivela ciò che i riflettori spesso coprono. Quella mattina, all'aeroporto di Istanbul, la storia di Cemre Arda e Gökberk YLDRM ha avuto una pagina complicata, ma umana. Una pagina che ci ricorda che anche chi conosciamo attraverso ruoli perfetti e foto impeccabili attraversa corridoi affollati con il cuore pesante, e trova sollievo in una voce familiare, in una mano tesa, in un abbraccio che schermare i flash. Per ora, non ci sono comunicati, non ci sono dichiarazioni ufficiali. Forse arriveranno, forse no. Forse basterà un post breve, una frase raccolta,
un'immagine in cui Cemre sorriderà di nuovo e Gökberk, accanto a lei, farà capire che la tempesta è passata. Oppure, semplicemente, passerà del tempo e tutto tornerà a scorrere. Nel frattempo, la curiosità resta, ma con essa anche il rispetto dovuto. Il mondo dello spettacolo continuerà a cercare risposte, com'è naturale, ma a volte la risposta è già nella scena che abbiamo visto, due persone che, davanti a un imprevisto, scelgono di essere squadra. Esattamente come è successo quel giorno. Arrivo presto al terminal, il volto tirato, i messaggi frenetici, il tentativo di nascondere gli occhi lucidi dietro il bordo della sciarpa, poi l'apparizione di Gökberk che non cerca il clamore ma la sostanza. Una breve conversazione, qualche respiro profondo, la decisione di lasciare l'aeroporto senza voltarsi, protetti dal silenzio. Un silenzio che non è assenza, ma presenza diversa, più forte, più necessaria. E se c'è una lezione in tutto questo, è che la fragilità non toglie nulla alla forza, la completa, la rende vera. Prima di salutarci, vi ricordiamo che le immagini di quella mattina hanno generato un'ondata di sostegno come se ne vedono poche. Messaggi di incoraggiamento, storie condivise, ricordi di chi ha attraversato giornate simili e sa quanto sia prezioso avere vicino qualcuno capace di dirti "ci sono", senza bisogno di aggiungere altro. In tanti sperano che Cemre si conceda il riposo che merita, che ritrovi la calma prima di tornare sul set con la passione che la contraddistingue. E in tanti riconoscono a Gökberk la delicatezza con cui ha scelto di esserci, non davanti ma accanto, non sopra ma insieme. Staremo a vedere se ci sarà una breve pausa dalle riprese nei prossimi giorni, come si mormora. Quel che è certo è che l'episodio ha mostrato una dimensione che spesso si tenta di scordare. Dietro i calendari fitti, dietro le luci, dietro gli applausi, battono cuori che qualche volta chiedono tregua. E quando la tregua arriva con il passo deciso di chi ti vuole bene, anche un aeroporto rumoroso può diventare il luogo in cui ricominciare a respirare. Qui si chiude il nostro racconto di oggi. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Mania delle serie turche e condividete il video. A presto!